Bentornati a EU Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche di coesione europea. Apriamo il 2023 con un ripasso generale. Sì, perché le informazioni che vi abbiamo dato nelle prime 7 pillole di coesione europea sono davvero tante e allora ripartiamo dalle basi. Ripartiamo da noi. EU Factor è un progetto finanziato dal bando DigiRegio e quindi direttamente dall'Unione Europea e patrocinato dal mondo cooperativo per rendere più efficace la comunicazione delle politiche europee e farla conoscere meglio ai nostri telespettatori. A questo progetto partecipano con noi testate giornalistiche da tutta Europa. In questi mesi siamo andati a conoscere alcuni dei nostri colleghi europei. Abbiamo conosciuto il giornale francese Le Dranche con Juliette Richoux, abbiamo conosciuto la TV tedesca Deutsche Welle con Ruth Krause, ma anche Aspon Consulting, una società cipriota, e il nostro amico Alexandros Spartaurides. Le politiche di coesione europea, che sono l'obiettivo di tutti noi, sono tutte quelle attività che l'Europa svolge per consentire ai territori meno sviluppati di mettersi in pari col resto dell'Unione. Un obiettivo molto difficile da perseguire e soprattutto da comunicare, ma anche facile da riassumere oggi. Con un click lo potete fare anche voi sulla piattaforma Cohisio, che tra l'altro ha un papà italiano, Francesco Musmeci. La nuova finestra per i fondi di coesione europea si è aperta nel 2021. Il denaro ricevuto da ogni singolo Stato d'Europa va speso entro il 2027. Un piano molto articolato e diviso in più fasi, con obiettivi fondamentali che vale la pena ricordare insieme anche agli importi. Ci aiuta in questo Elisabetta Gualmini, che è emiliano-romagnola come noi, è un europarlamentare e ha deciso di partecipare al ripasso di EU Factor. Sono a disposizione per il periodo che va dal 2021 fino al 2027 i fondi strutturali europei per circa 80 miliardi. Abbiamo il Fondo Sociale Europeo, il Fondo Regionale per lo Sviluppo, il Fondo per il Marittimo e la Pesca. Tantissimi sono i programmi inclusi dentro ai fondi strutturali e anche più in generale alla politica di coesione. Piccolo inciso, Elisabetta Gualmini ci aiuta a sfatare una fake news molto popolare in Italia sul nostro ruolo in Europa. L'europarlamentare del Partito Democratico è infatti anche vicepresidente di uno dei partiti più grandi d'Europa, il Partito Socialdemocratico Europeo, e non è la sola italiana a rivestire un ruolo di grande importanza. Ad esempio, e non è un esempio casuale, c'è anche la nostra premier Giorgia Meloni, che oltre a essere la Presidente del Consiglio italiana è anche la Presidente del Partito Conservatore Europeo, a dimostrazione del fatto che gli italiani in Europa sono ascoltati e come. Vale la pena di citare anche il commissario per l'economia Paolo Gentiloni e tanti ex presidenti del Parlamento europeo, da Romano Prodi ad Antonio Tajani fino al compianto David Sassoli. Di fake news europee torneremo a parlare nelle prossime settimane, ora concentriamoci sul ripasso. Ricordiamo gli obiettivi del processo di coesione che si è aperto nel 2021 e si concluderà nel 2027. Ve li ricordate tutti gli obiettivi? Li riassumiamo. L'Italia in questi anni deve diventare più smart, più green, cioè più attenta all'ambiente, più vicina ai suoi cittadini, meglio connessa a livello infrastrutturale e anche più inclusiva a livello sociale. 5 missioni molto importanti con obiettivi specifici. Ad esempio, se è vero che le politiche di coesione devono rimettere in pari i territori rimasti più indietro a livello di sviluppo, vale la pena sottolineare il ruolo del Sud, che sarà destinatario del 40% dei fondi di coesione per l'Italia da qui al 2027. E poi c'è un'altra categoria considerata particolarmente fragile dall'Europa e particolarmente bisognosa di investimenti, vale a dire i giovani. Non solo abbiamo Garanzia Giovani, che è un programma conosciuto che si affianca ad un'altra garanzia, cioè un altro programma che invece è più recente, che è la Garanzia Bambini, dedicate esattamente a combattere la povertà minorile in tutte le sue sfaccettature. Povertà relazionale, povertà materiale, povertà educativa. Da 0 anni fino a 24 anni la Commissione europea destina risorse per te, pensa a te. Il 2022 è stato infatti l'anno dei giovani per l'Unione Europea e il 2023 a che cosa è dedicato? Ve lo ricordate? Vediamo se lo ricorda Elisabetta Gualmini.
La scelta di aver dedicato il 2023 all'anno europeo delle competenze, delle skills. È molto interessante questa cosa perché si vogliono promuovere iniziative, attività, programmi di finanziamento su una maggiore comparabilità, quindi omogeneità delle qualifiche professionali, delle competenze tra i 27 Paesi membri, in modo che tutti i cittadini europei, anche sul piano della formazione delle competenze, siano sempre più uguali e sempre più europei. Ci sono anche altre persone che dobbiamo ringraziare per il loro contributo a EU Factor, le abbiamo incontrate a Bruxelles, poi a Trento, a Bologna. Sono figure che in un certo senso ci hanno commissionato questo compito, ci hanno affidato questa missione e ci hanno offerto spunti molto importanti per capire come e cosa comunicare a voi in merito alle politiche europee. Voi giornalisti dovete aiutarci a spiegare ai cittadini come le politiche di coesione hanno influenzato le loro vite, a raccontare loro le storie di coesione riuscite in tutta Europa, ma dovete anche insegnarci come migliorare, capendo dai cittadini come possiamo essere più efficaci con questi strumenti. Potete dire agli italiani che durante la pandemia, solo attraverso fondi regionali e senza parlare di vaccini e di tutto il resto, la pandemia ha colpito così duramente in Italia da richiedere uno stanziamento immediato di 4,3 miliardi di euro, altri 14,4 miliardi di euro a supporto dell'occupazione, della ricerca, dell'istruzione scolastica, 46,7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. Alla luce di tutto questo è difficile capire perché in Italia ci sia a volte una narrativa tanto negativa nei confronti dell'Europa, però ovviamente siamo qui per ascoltare quelle critiche, per capirle e poi contraddirle con i numeri e con i fatti. Io credo che in questo difficile momento dovremmo concentrarci sulle emozioni, quindi forse piuttosto che parlare di miliardi di euro è meglio raccontare agli italiani le storie di persone, di comunità, emozioni positive, amicizie nate con l'Europa o rafforzate dall'Europa, storie di solidarietà e di comunità, storie che ci dicono che cos'è l'Unione Europea, molto meglio di un resoconto sull'edificazione di un ponte o sulla costruzione di un'autostrada, per così dire. If I may say so. Due approcci diversi con la stessa filosofia per cercare di arricchirci anche attraverso le differenze e di contribuire a questo difficile compito che non è solo quello di trovare le giuste politiche per un'Europa migliore, ma anche quello di comunicarle bene a chi ancora non le conosce così a fondo. E dato che ormai anche noi e voi ci conosciamo parecchio, potete dirci la vostra, darci la vostra opinione, lo potete fare attraverso tutti i canali social nei quali trovate le pillole di coesione del progetto EU Factor, da YouTube a Facebook a Instagram, e naturalmente lo potete fare anche sul sito ufficiale www.eufactor.it, dove oltre alle nostre pillole di coesione trovate anche la prima storia di coesione a cura di Sunset e poi le pillole radiofoniche a cura di Radio Area. Sul sito www.eufactor.it trovate anche tutte le novità sui progetti che stanno per cominciare. Uno è un evento molto interessante, si chiama Hackathon, ve lo racconteremo nel corso delle prossime pillole, e poi c'è il concorso Caccia alla Targa di cui vi parleremo al più presto. Nel frattempo EU Factor termina qui. Ciao!